Immaginate di prendere una reference come un soggetto tipo questa ragazza, di mettere un video in input per prendere i movimenti o anche l'ambientazione e di poter generare fra le tante cose anche alcuni video come questi, con risultati assolutamente incredibili. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. L'AI open source sta vivendo un momento veramente di picco e per questo dobbiamo ringraziare soprattutto un'azienda cinese che sta rilasciando un'enormità di modelli uno dietro l'altro, con delle tempistiche alle quali non eravamo assolutamente abituati. Questa azienda è Alibaba, o meglio forse Qwen, perché non ho ancora capito se l'azienda si chiama Qwen o è tutto Alibaba, la stessa che ha creato ovviamente il modello LLM Qwen, quello per le immagini Qwen quello per l'editing Qwen Edit, aperta parentesi che è appena uscito un altro modello che vedremo più avanti, e ovviamente il famosissimo One, prima col 2.1, adesso col 2.2, e mentre sto parlando stanno già testando il 2.5, quindi è veramente impossibile star dietro a tutto quello che sta rilasciando gratuitamente e questa cosa è veramente fantastica. Oggi vedremo One 2.2 Animate, che è un modello che richiama molto Vase, però dedicato all'animare un'immagine secondo un video in particolare. Ma vedremo meglio nel workflow come fare, ci sono varie modalità e possibilità di utilizzo sulle quali poi andremo a vedere meglio in dettaglio. Ma andiamo subito a vedere il workflow in ConfUI. Il modello che andiamo a vedere oggi non ha una pagina dedicata nei docs, al contrario di tutti gli altri che abbiamo visto fino adesso, perché ConfUorg non ha ancora fatto una sua sezione fra i vari tutorial. Ma questo non è un problema perché comunque ho rilasciato un template da poter usare come base, ma il modello è sempre One 2.2, però ovviamente cambiano determinate cose. Visto che siamo già qui, iniziamo subito con ConfUI. Se non avete mai usato questa web UI, ho fatto finalmente la guida aggiornata con tutto quello che può tornarvi utile su ConfUI. Partire dalla generazione dei video, soprattutto con Animate, non è semplice, vi consiglio di usare un generatore di immagini prima, ma volendo potete comunque lanciarvi a vedere se riuscite lo stesso a fare video senza alcun problema. Se volete, insieme a quella guida avevo fatto un podcast con 3 episodi dove spiegavo la web UI a un mio amico e magari vi può tornare utile per vedere le problematiche che riscontrava lui o i dubbi. Queste 2 guide insieme possono darvi un'ottima base. Ma prima di iniziare, come sempre, andiamo nella cartella di ConfUI. Io l'ho già aperta dietro, ma voi prima di aprirla andate in Update e fate Update ConfUI Bet. Così vi aggiorna anche il front-end, che non vi aggiornerebbe con gli altri update. Tornate indietro, la avviate e una volta che siete nell'interfaccia fate Manager Update All. Qui a destra potete vedere il changelog nel frattempo che vi fa l'aggiornamento. Io al momento sono alla 0.3.60, col manager alla 3.37. Una volta che è aggiornato tutto, la riavviate e siete qui dentro. Ora facciamo il logo di ConfUI, poi Browse Templates, Video, e da qui abbiamo tutti i workflow fatti per One e per generare quei video. Questo qui è il workflow per Animate. Se clicchiamo ci apre questa cosa. Nonostante sia un template ufficiale di ConfUorg, ci sono tanti nodi custom. Anche in questo caso vi chiederà di installare dei nodi per poterlo vedere e sono riportati qua i nodi che chiede in più, ovvero ConfUI ControlNet AUX, ConfUI KJ Notes e ConfUI Segment Anything 2. Su questa base io ho cercato di metterlo in un ordine un pochettino più comprensibile dal mio punto di vista e ho fatto il mio workflow che andiamo a vedere adesso. Faccio sempre il logo, file, open. Qua sono nella mia cartella clonata da GitHub dove trovate tutti i workflow che ho fatto nel tempo. In One 2.2 trovate questo qui, quello nuovo, oltre a questo qua del sound to video che non vediamo oggi, ma se volete usarlo lo troverete comunque qui. Apriamo questo qui. Adesso non spaventatevi con 1000 collegamenti che vedete, li vedremo, sono tutti abbastanza semplici in realtà. Ovviamente vi dirà che mancano i nodi, mancano i modelli e adesso sistemiamo tutto. Se volete li installate dall'interfaccia che viene fuori, che vi
comunica di poter installare i nodi direttamente da lì. Ma se volete vedere in dettaglio quali sono, la chiudete, fate Manager, fate Install Missing Custom Nodes e qua vi fa l'elenco di tutti i nodi che ci sono in questo workflow. Per farvi un'idea sono esattamente questi, ovvero abbiamo quello dedicato a ControlNet, RG-Free, che in realtà lo uso solo per fare il LoRa con più opzioni, poi abbiamo Video Helper Suite, che è quello che genera il video, Segment Anything 2 che vedevamo prima per fare la segmentation, che servirà per creare le maschere, e poi abbiamo quello per i GUF, perché io vi consiglio sempre di usare i GUF per ottimizzare un po'. Torniamo indietro, facciamo close. Una volta che avete installato tutto vi servono i modelli. A questo giro ho voluto fare questa nota, un po' come fanno loro di ConfUI, ma personalizzarlo un po'. Abbiamo i link dedicati alle varie cartelle, ovvero se volete quelli FP8 o BF16 ci sono i link diretti. Se voi cliccate qua parte il download del modello. A destra io ho messo anche il repository che vi porta direttamente su Hugging Face, ma non al modello, a tutta la cartella intera. L'ho fatto perché non sono così sicuri questi link, soprattutto quelli di KJ, perché alle volte sposta le cose e il link non funziona più. Nel dubbio vi ho messo anche il repository, poi ovviamente in descrizione vi rimetterò la stessa cosa. Bisogna fare una scelta fra questi tre link, non sono da scaricare tutti, perché o prendete quello FP8 o quello BF16 o scegliete il GUF, perché cliccando qua vi apre il sito con tutti i modelli GUF e a questo punto dovete scegliere quale selezionare. È per avere la massima scelta, vedete un po' voi se il vostro computer ce la fa o meno a gestire questa cosa. Considerate che io genero tutto in Q8 e mi occupa veramente tanta VRAM e tanta RAM. Considerate che ho 24 GB di VRAM e 64 GB di RAM. A scendere abbiamo poi il link diretto a due LoRa che useremo. Il primo è quello per abbassare gli step. Loro consigliavano questa versione, perciò ho seguito il consiglio che davano loro, che è quello LightX 2V Image to Video 14B 480p. Questo mi fa pensare che sia un LoRa dedicato a WAN 2.1, però non lo specificano mai in dettaglio, gli danno sempre questi nomi un po' particolari, perché WAN 2.2 non era come il 2.1 che si divideva fra 480p e 720p, ma nel dubbio ho usato questo. Mentre quest'altro qui è il Relight di OneAnimate, sono tutti e due sul repository di KJ. Anche in questo caso io ho messo sia il link diretto, cliccate qui, in ogni caso quando voi mettete sul mouse vedete che in basso a sinistra si crea il collegamento, se voi cliccate dentro vedete tutte le cose con la formattazione stile GitHub, cliccando fuori torna così. Abbiamo poi Clip Vision che viene riproposto come veniva usato con WAN 2.1, infatti il repository porta proprio a quello di WAN 2.1 di ConfUorg, perché veniva usato appunto quando si facevano le cose con VACE per fargli analizzare le immagini in ingresso. Il VAE è sempre quello di WAN 2.1, dopodiché abbiamo il text encoder. Qua stessa cosa, si deve scegliere fra o l'FP8 o la versione GUF. Qua non è stata messa l'FP16 perché si andrebbe a appesantire tutto senza avere un reale vantaggio così marcato. Perciò conviene andare direttamente di FP8. Ma se si vuole un qualcosa di più vicino all'FP16, a questo punto si va sulla versione GUF che magari permette una qualità maggiore, risparmiando un po' di VRAM. Qua sotto abbiamo le cartelle dove vanno messi i vari modelli, ovvero se voi aprite la cartella di ConfUI e andate proprio in Models, vedete ConfUI Models, vi ritroverete con le stesse cartelle, basta che seguite queste indicazioni, ovvero se avete scaricato il modello FP8 BF16 va messo in Diffusion Model, che è questa cartella qua, Diffusion Models. Qua dentro, se volete, come sempre, potete fare una cartella, magari chiamarla WAN 2.2 Animate e buttarci dentro i modelli. O uno o l'altro, ovviamente, non ha senso avere entrambi. I LoRa vanno messi qui in LoRaS. Io ho fatto la sua cartellina e come vedete ho questo, che è esattamente lo stesso riportato qui, però l'ho rinominato io per capirci un attimo, e poi questo qua, OneAnimate Relight. A salire abbiamo poi il text encoder, questo è sempre se FP8 FP16 e va messo in text encoder. Io tempo fa avevo scaricato la versione FP8 per fare dei test perché
se non ricordo male, i nodi di KJ per elaborare con One non permettono di usare l'UMT5 GUF e allora dovevo fare di test e me lo sono tenuto lì. Salendo su abbiamo poi il Clip Vision, che è questo qua, Clip Vision H, quello che chiedeva lui. I modelli potete rinominarli come volete, se volete ovviamente rinominarli. Alle volte però chiedono di essere lasciati col nome preciso, perciò se vi fa degli errori è perché non voleva il cambio di nome, ma è molto rara come cosa. Dopodiché abbiamo il VAE, che è qua sotto. Io ho fatto la cartella, ma potete buttarlo anche dentro così, e ho One 2.1 VAE. Se invece avete scelto di usare i GUF, il modello che va messo in unit, anche qua ho fatto la cartella e vedete io ho tutte le versioni GUF e c'è quella Animate Q8, mentre il text encoder va messo nella cartella clip qui, UMT5 XXL, e anche qua ho messo il Q8. Perché usano cartelle diverse? Solo per via del fatto che il nodo GUF cerca in queste cartelle, mentre i nodi per caricare i modelli FP8 e FP16 cercano in altre cartelle, mentre il resto VAE, Clip Vision e LoRa rimangono dove avevamo detto prima. Ora che ho creato questa nota, credo che la porterò avanti nelle prossime guide in modo tale che avete sempre sott'occhio dove vanno messi i modelli e dove si possono scaricare. Lo so, BF16, FP8, GUF è tutto molto confuso inizialmente, ma se volete sapere qual è la combinazione ideale per la vostra scheda video e il vostro computer, trovate in descrizione il link a un'app che ho creato, ovvero KeySimply, ovviamente open source, nella quale potrete inserire il vostro hardware e che di conseguenza vi consiglierà la combinazione ideale. Trovate il link in descrizione. Partiamo a vedere questo workflow. Non spaventatevi perché adesso vi spiego esattamente come è fatto. Io uso sempre un template di questo tipo, ovvero il workflow è quasi sempre in ingresso a sinistra e in uscita a destra. Ovviamente non si può fare sempre così perché sennò si va avanti per 7 km, però quasi sempre è fattibile farlo e aiuta un po' a capire. Se vi danno fastidio tutti questi link, qua sotto c'è l'opzione per togliere i link, però ovviamente poi non si capisce più cosa è collegato a chi. Colonna principale, caricamento di tutto. Abbiamo qua a sinistra il caricamento del modello, ovviamente fate R sulla tastiera così vi aggiorna i collegamenti e qui dovete mettere One 2.2 Animate. Se avete scelto i modelli FP8 e FP16 potete anche non mettere il nodo GUF e lasciare quelli di base, però qua ovviamente dovete mettere One 2.2 Animate nella versione che avete scelto e collegare il nodo. Proseguendo abbiamo il caricamento del clip, stesso discorso di prima, versione GUF, versione FP8, FP16, io lo metto in versione GUF e qua dovete caricarlo, deve vedervelo. Scendiamo, abbiamo il Clip Vision H. Dal menu selezionate Clip Vision H, deve vedervi i modelli ovviamente perché se non ve li vede sono nella cartella sbagliata. Scendiamo, c'è il VAE, sempre di One 2.1 perché quello di One 2.2 lo usa esclusivamente la versione a 5 miliardi di parametri. Poi abbiamo due cose che vengono caricate. Questo modello si occupa di usare una reference per applicarla poi a un video. Per esempio faccio choose file to upload e carico una ragazza. L'immagine qui è molto grande, l'ho fatta io quadrata ma la rimpicciolisco a 1024 perché non c'è bisogno che sia abnorme l'immagine, tanto il video sarà comunque molto più piccolo. Questa immagine andrà direttamente al Clip Vision Encode che la userà per l'elaborazione. Oltre a questo andrà poi direttamente al nodo come reference image e ovviamente a un altro passaggio che vedremo poi dopo che vi spiego in dettaglio. Qui carichiamo invece il video. 1280x720 è estremamente alto e tutto questo giro chiede veramente tanta VRAM e tanta RAM. Partite molto bassi come risoluzione e soprattutto impostatela in questo secondo passaggio perché così può cropparvela. Io vi consiglierei di tentare con l'832x480 ma non è detto che sia abbastanza bassa, ma non tanto per la velocità ma quanto per la richiesta hardware che viene fatta. In generale potete fargli croppare tutto, mettere un cap ai frame e tutto quello che volete, però se riuscite a sistemare il video già prima, secondo me vi semplificate la vita, perché altrimenti gli date controllo di fare quello che vuole o dovete mettervi qua a impostare 1000 passaggi. Però per esempio se qui carico il video di una ragazza che si muove, come questo, io posso fare solo alcuni frame per ogni elaborazione. E quanti sono questi frame? Sono 77. Perciò qua dovranno essere impostati 77 frame. Quello che potete fare ora è dirgli
di skippare X frame dall'inizio. Perciò se voi, mettiamo caso, non volete che parta da dietro al muro, perché vedete che fa così, io gli dico 10 frame e lui me la farà partire un po' più avanti, oppure 20 frame e parto un po' più in là. Potete un po' giocarvela in questo modo, ma la risoluzione fatela da qui, perché prende da qua i dati. E siccome il video che mettete non è detto che sia nel formato uguale a quello che avete messo qui, ho impostato il crop, perché in questo modo croppa e mantiene la posizione al centro. Ma come dicevo prima, non sapete esattamente come verrà se non dopo o se non mettendo una preview, ma se non volete lasciargli in mano tutta la decisione a lui, sistematevi prima il video perfettamente e lo mettete poi dentro. Io ho messo che deve essere divisibile per 16 perché così dicevano nel workflow di Confi.org, e ovviamente in questo caso l'ho messa in verticale perché il video che ho caricato io è in verticale. Questo passaggio serve per sistemare il video e per fare un po' di cose, ovvero prendere l'audio, prendere il frame rate a cui sta andando il video, e ovviamente mettete un video che sta andando a 24-25 fps, non mettete cose a 60 fps perché non ha proprio senso. Mettete qualcosa che sia in linea a quello che genera One, che solitamente sono 24 fps. Dopodiché da qua prende l'immagine elaborata, la larghezza e l'altezza. Questo secondo passaggio è quello che serve se volete fare una cosa in particolare, ovvero questa elaborazione può dividersi in due modi. La prima è che lasciato così lui sostituirà questa ragazza con questa, perché andrà a fare una maschera, terrà lo sfondo e cercherà di metterla come la intuisce qui. La seconda elaborazione, che in realtà salta tutto questo passaggio perché poi non collegheremo le parti, è quella di usare questi movimenti per mettere lei nel contesto in cui si trova, e questa cosa ve l'ho spiegata qua sotto l'elaborazione, ma poi la vediamo in dettaglio. Questo passaggio che cosa fa? Prende la risoluzione, la sistema in modo tale che sia a posto per ControlNet e divide l'elaborazione in due modi: riconoscimento della faccia e riconoscimento del corpo, che poi viene mandato al nodo che si occupa della latent. Qua sopra invece con questi nodi applica la segmentation. Prima lo scarica se non ce l'avete, quindi scarica il modello. Dopodiché lui cerca di creare una maschera sulla base dell'immagine che gli sta arrivando. E come fa a selezionare il soggetto? Lo fa con questo nodo qui. Ora, lui mi ha già caricato l'anteprima di una generazione che avevo fatto prima, perché Confi.UI tende a ricordarsi tutto. Ma qua ho spiegato esattamente come fare per gestire questo nodo. Una cosa che vi semplifica è far partire il run. Lui arriverà qua e subito dopo farà vedere il primo frame. A questo punto lo fermate, fate la X, sperando si fermi subito, ma dovrebbe, perché non parte l'elaborazione e quindi dovrebbe arrestarsi immediatamente. A questo punto gli dovete dire se volete anche solo quei due punti che crea lui di base, se no ne potete aggiungere altri. Il punto rosso è ciò che rimarrà dietro, mentre il punto verde è in questo caso il soggetto. Io se voglio posso fare, tenendo premuto Shift maiuscolo, un punto verde in più per dirgli guarda che questo è tutto il soggetto, e poi posso fargli altri punti rossi sempre con Shift maiuscolo e tasto destro, cercando di aiutarlo. Se voglio essere sicuro che questa cosa sta funzionando nel modo migliore, poi dopo posso attivare queste due preview, perché una volta che ha fatto questo passaggio e ha usato la segmentation, lui crea la maschera dedicata al personaggio e quella per separare il background. Queste due preview sono disattivate perché ovviamente è elaborazione in più. Se non volete impegnarlo ulteriormente, lasciatele così, altrimenti se volete essere sicuri che sta funzionando, attivatele e poi al massimo lo fermate dopo. Considerate però che sono elaborazioni per ogni frame, quindi vi farà svariate immagini qua. Fatto tutto questo pezzo, quindi per fare la segmentation e per fare il riconoscimento sia del viso, vedete, detect face e detect body and, passa tutte queste informazioni all'elaborazione. Se noi torniamo su, abbiamo poi quello che abbiamo già visto in altri video, ovvero se non avete installato Triton e Sage Attention dovreste seguire una guida che ho fatto qualche tempo fa. Questo vi aiuta a velocizzare ancora ulteriormente la generazione dei video. Se non vi interessa usare questa cosa, allora fate il bypass e lo evitate direttamente, perché altrimenti vi farà un errore. Ma io nel mio caso lo lascio attivo. Passiamo ai LoRa e qui vengono attivati quelli che dicevo prima. Io tendo ad abbassarlo un pochettino, quello di LightX, però sono valori che dovete testare un po' voi e vedere come vi trovate meglio. Non ho visto sinceramente valori assoluti, nulla è perfetto e preciso per qualsiasi generazione, tutto teoricamente un po' da sistemare. Il model sampling rimane sempre 8 e poi abbiamo come sempre il prompt che dovrebbe un po' descrivere quello che sta succedendo, però segue più che
che altro i movimenti del video che gli avete dato in input. Sicuramente un buon prompt può aiutare. E qua sotto abbiamo il negative, magari anche in questo caso se fa qualcosa che non ci piace possiamo dirgli di evitare di farlo. A seguire poi abbiamo la latent, che prende tutti i dati che gli servono per generare. Abbiamo il positive, ovvero il prompt positivo, il negative, prompt negativo, il VAE, che è quello di One 2.1, il Clip Vision Output, che è quello che vedevamo prima, che analizza l'immagine in ingresso del soggetto. Abbiamo poi quello che arriva da ControlNet, dedicato alla faccia e alla posizione del corpo, e abbiamo questi due che sono il background video e il character mask, ovvero questi due passaggi. Come spiego anche qua sotto, se voi non volete che lui usi anche quei due blocchi, dovete proprio staccare questi collegamenti, li tirate via da qua e da qua. In questo modo lui non userà più questo video anche come generazione finale, ma lo userà solamente per la posizione del corpo, per i movimenti, e il video finale sarà ambientato nello stesso posto dell'immagine di reference. Dopo vi faccio vedere un esempio. Per semplificarlo al massimo, se lo lasciate così com'è quando aprite il workflow, verrà solamente sostituita la ragazza, il resto rimarrà uguale. Se invece staccate quei due collegamenti, lui userà i movimenti della ragazza per ricreare la scena completamente dove è ambientata lei. Torniamo di qua, come vedete il length è a 77. Questo è il valore massimo, non siete obbligati a farlo fino a 77, però considerando che già sono corti i video, se volete farlo più breve si può fare, ma poi considerate che sarà molto più breve. Una volta fatto questo passa all'elaborazione vera e propria. Siccome abbiamo messo l'ora di Light-X 2V, possiamo abbassare gli step. Secondo me 4 sono veramente troppo pochi, 6 iniziano a essere accettabili, anche se comunque la qualità non sempre è così fantastica. Usare questi lore comporta di dover usare il CFG1. Anche qua volendo si può sperimentare aumentandolo, non c'è nulla di strettamente rigoroso se non alcune cose come la lunghezza massima del video, perché poi iniziano a crearsi problemi. Stessa cosa, sampler name e scheduler sono metodi di elaborazione degli step che potete variare, magari ci sono altri che danno risultati migliori in combinazione anche con lo scheduler. Questa è la prima elaborazione, lui ci metterà un attimino ovviamente, ma con gli step più bassi e con Sage Attention riusciamo a essere più veloci. Dopodiché fa questo passaggio di decodifica fino ad arrivare al generarci il video. Questo video combine prende tutto quello che è stato elaborato, l'audio se il video originale aveva l'audio e il frame rate originale del video da cui siete partiti. Vi salverà il video in questo formato, ma potete cambiarlo come volete voi, insieme a un'immagine che conterrà il workflow a sua volta. Se volete potete anche cambiargli il prefisso del nome del file, io ho messo One 2.2 Animate, ma potete chiamarlo come volete. Cosa c'è poi dopo a seguire? C'è questo blocco, non è altro che la copia esatta di questo con qualche piccola variazione. Perché si fa così? Perché in questo modo potete aggiungere 77 frame alla volta. Se voi lo attivate, come spiego in questa nota, vanno fatte alcune modifiche, ovvero se io lo rendo attivato, questo ovviamente lo disattivo perché non avrebbe senso, a meno che non volete avere entrambe le generazioni, ma in questo caso lo metto su bypass. Il resto si può lasciare uguale, ma ovviamente dovete tornare qua e calcolare che si sono aggiunti altri 77 frame o quanti avete deciso di aggiungerne, perché se volete usare il valore massimo è 77, potete anche fare un valore minore, ma considerate il frame rate del video sempre. In questo caso 77 più 77 gli metto 154 e lui mi mette 153, poi si adegua lui a quello che può essere fattibile o meno, e in questo modo una volta che ha fatto la prima generazione passa quello che serve a quella dopo e continua la generazione, così avrò un video totale del doppio rispetto a quello che avevo prima. Se volete copiate questo blocco, lo rincollate e dovete rifare gli stessi collegamenti, ovviamente, cioè che da questo poi si ricollega a quello dopo a cascata. Considerate che non sono esattamente uguali perché qua si aggiunge questo nodo qui che fa da collegamento con quello prima e soprattutto il video frame offset si collega a questo, quindi se rincollate tutto questo blocco dovrete fare la stessa cosa con quello che arriva dopo. Ovviamente c'è sempre da considerare quanto tempo ci vuole a fare tutta questa elaborazione. Ora, per farvi avere un'idea, vi faccio vedere cosa succede a fare la generazione così, lasciando attaccati i due collegamenti che dicevo prima. Mi ha realizzato questo video. Vedete, ha lasciato il fondo come c'era con l'altra ragazza, però mi ha messo quella nuova che secondo me tra l'altro è anche abbastanza simile. Vediamo le vicine,
direi che è particolarmente simile, se non quasi uguale, e i movimenti sono gli stessi di lei, ovviamente di questo frangente in particolare. Se io stacco questi due collegamenti, semplicemente andando qua e tirandoli via così, non lasciandoli attaccati, ho questo risultato. Lui ha usato gli stessi movimenti, però ha ricreato la scena come era qui. È molto credibile, la mano l'ha fatta perfetta. Mettendo il secondo blocco e lasciando i link collegati, mi ha fatto questa generazione che è più lunga. Una problematica che ho visto è che alle volte gli fa muovere la bocca senza senso, senza che gli venga detto, però considerate che questi sono test con prompt molto veloci, magari con un prompt molto più dettagliato che gli dice qualcosa in più, ma ahimè spesso i risultati non sono così controllabili sulla bocca, perlomeno, perché sui movimenti è abbastanza credibile, è venuto abbastanza bene. Mentre se io stacco questi link, e mi raccomando, nel caso anche nei blocchi dopo dove fate l'estensione vanno tolti, cioè se nel primo passaggio avete tolto il background video, il character mask, dovete toglierlo anche qua nel secondo passaggio, e mi ha fatto questo video. Come vedete il soggetto è sempre la ragazza, che è praticamente identica e fa lo stesso movimento di quest'altra che l'ha sostituita e ha usato solamente i movimenti. La problematica vera è, come vi dicevo, che ogni tanto muove la bocca così senza motivo. Magari su quello si riesce a lavorare un po' di più. Ora faccio una prova da zero per farvi vedere quanto tempo ci mette fino al primo passaggio, per farvi capire con Sage Attention e con l'ora dedicati per abbassare gli step quant'è la tempistica, e soprattutto, se riesco, vi faccio anche uno screen di quanto occupa il mio sistema. Attualmente i modelli non sono caricati, vedete, non ho ancora fatto una generazione, sarà un pochettino più lenta questa prima generazione ovviamente, perché prima deve caricare i modelli, anche i GUF sono un pochettino più lenti, ma poi si ha un'idea di quanto sta occupando tutto. Adesso risistemo il workflow ricaricandolo da zero e faccio una generazione. E se per caso non sei sulla tua workstation ma vuoi comunque vedere come è fatto un workflow, ho creato una web app dedicata a questo che si chiama Workflow Inspector, nella quale potrete caricare un JSON o altrimenti un file elaborato con ComfyUI, e vi permetterà di vedere tutti i nodi aggiunti, un'anteprima di com'è il workflow, tutte le note scritte chiaramente e tutti i valori utilizzati per generare. Trovate il link in descrizione. Ok, terminato, vediamo quello che ci ha fatto. Forse un pochettino meglio adesso perché sono stato un attimo a fargli il prompt leggermente più in linea, ma secondo me se si fa un prompt ancora più dettagliato e più particolare, la generazione viene sicuramente meglio. Almeno adesso non muove la bocca inutilmente e mi sembra abbastanza simile a quella originale. La ragazza assomiglia tantissimo a quella della reference, è praticamente paritaria, secondo me è incredibile il risultato che fa. Tra l'altro mantiene l'asciugamano appeso al collo in modo preciso, dello stesso colore e tutto. Quanto ci ha messo a fare questa generazione? Solo nel keysampler ci ha messo 2 minuti e 39 con 26 secondi e 58 a iterazione, ma in totale ci ha messo 348 secondi, che sono circa 6 minuti. Ovviamente, come dicevo prima, considerate che non avevo ancora caricato i modelli e i GUF ci mettono un pochettino di più a essere caricati. Come dicono anche loro, nonostante faccia errori in l'ora, comunque funziona, vedete, dà i risultati giusti e abbastanza buoni. Ricordatevi che questo è 8,30 x 480, nonostante qua sia stato allargato così. Qual è però il lato negativo? Vi faccio vedere quanta RAM e quanta VRAM ha preso questo passaggio a questa risoluzione, perché mi sono ricordato di fare lo screenshot. Guardate un po', avevo praticamente la memoria VRAM satura e quasi la RAM anche. In questa situazione mi è successo che chiudere il prompt dei comandi per killare completamente ComfyUI ha creato problemi, addirittura una volta mi si è riavviato il computer. Chiede veramente tanto questa elaborazione. Ci mette poco, avete visto 6 minuti, ma io usando sia il Q8 come modello e sia il Q8 come text encoder va a chiedere moltissimo con questa risoluzione. 1280x720 è impossibile da raggiungere, secondo me. Ci vuole veramente tanta memoria da entrambe le parti. L'aggiungere dei blocchi in più in realtà non aumenta questa richiesta, da quello che ho visto, aumenta ovviamente solo la tempistica. Questo perché quando passa la seconda generazione non va a sommare niente di più, il modello è già dentro
dentro, lui passa dall'altra parte e inizia a generare da capo. Ovviamente se siete già così rimarrà così finché non ha finito e non riuscirete a fare altro nel frattempo, però vabbè, quello è abbastanza normale quando si generano queste cose. Questo è giusto un esempio, potete fare anche tante altre cose, ma era per farvi un'idea. Ovviamente secondo me bisogna un po' evitare quei video troppo mossi, troppo veloci, perché lì inizia a confondere le cose. Più una persona si muove normalmente in modo calmo e più i risultati verranno comunque molto accettabili, secondo me, e particolarmente credibili. Non fatevi spaventare da tutti questi link, al massimo li oscurate così occhio non vede, cuore non duole, così non capite niente dove caricarli, però io amo più questo che il non vedere i link dove vanno, perché almeno si ha un'idea precisa. Ma ovviamente sapendo come sta buttando fuori i modelli Alibaba, fra 2 giorni ci sarà One 2.5 Animate, sarà da rivedere tutto quanto da capo, ma iniziate a sperimentare con questo. Il workflow può sembrare complesso perché ci sono tanti nodi e tante parti che vanno a completare l'elaborazione, però in realtà se guardate bene i vari passaggi non è così complesso perché c'è la parte di ControlNet che ovviamente si occupa di creare la maschera per l'elaborazione e poi c'è l'elaborazione vera e propria che come la impostate voi, come vi ho fatto vedere, vi fa generare il video con la ragazza in quel contesto oppure proprio solo prendendo i movimenti. Secondo me è veramente utile perché con pochi passaggi si riesce a creare un video molto interessante. Dai test che ho fatto io eviterei movimenti troppo veloci perché se mettete un video di una persona che balla veloce spesso fa cose strane, fa cose un po' confuse, mentre se i movimenti sono abbastanza normali riuscite a gestirla molto bene. Ovviamente queste non sono le uniche applicazioni ma potete farne veramente di svariate. L'unico limite come sempre è la vostra fantasia e la vostra voglia di mettervi là a testare e vedere cosa viene fuori. Alibaba sta rilasciando un sacco di modelli perché nel frattempo è uscito anche Sound to Video che come vi ho fatto vedere ho messo i workflow ma non lo trattiamo ancora perché non ho avuto modo di testare bene come viene con l'italiano. Dal test che ho fatto io va abbastanza male, ma non ho visto bene in dettaglio se esiste il modello dedicato alla nostra lingua o se non è stato fatto, perché generare in inglese viene abbastanza bene, generare in italiano ho visto non molto sinceramente. Poi c'è anche Vase e adesso tra l'altro come dicevo all'inizio stanno facendo One 2.5, quindi arriverà un'altra tonnellata di modelli nuovi e chissà come a questo giro sia ancora diviso in due fra Light e Low o se tornerà come One 2.1 che aveva un modello unico. Io sinceramente preferisco quella modalità perché semplifica un po' tutto. Ma testate un po' Animate, vedete un po' quello che riuscite a fare e se questa guida vi è stata utile mi raccomando lasciate il like o mettete addirittura l'hype e iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, ma ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove potete fare 1000 domande, ci sono i vari canali, potete condividere le vostre creazioni, i vostri workflow o vedere quelli degli altri e se volete supportare il canale ricordatevi che c'è la pagina Patreon dove metto sempre i workflow un attimo in anticipo rispetto alla guida così da essere subito sul pezzo quando esce. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!